Però era bello proprio la spontaneità di quei giorni lì. E quindi con la fatica, con il sudore, con la polvere, con il sole, tante cose. Sì. Infatti quando le vedo io mi viene subito in mente il Tuscany, quella è la scarpa del Tuscany. Sì, ci penso anch'io nel quotidiano perché ogni tanto bisogna farsi delle domande. Una persona normale si può dire, non so, vedo tutto quello che succede fuori e amo tutto perché mi nutro di tutto quello che succede fuori. Nel contempo stesso mi piace, ecco, allora diventa importante lo studio, essere qua dentro, quindi raccogliermi. Sono quasi un eremita. Sicuramente il mio progetto più importante sono i poster, è la cosa a cui tengo di più, perché ho tempo di dipingere in studio e quindi prendo il mio tempo per fare il disegno come voglio io e poi andarlo a incollare fuori in strada. A me piace molto il supporto del cartellone pubblicitario, che è questo metallo arrugginito su cui io poi vado a incollare queste strisce di poster di carta. È come se poi il dipinto, il disegno fosse già incorniciato, no? La carta rappresenta per me sempre la fragilità dell'uomo, perché appena la prendi, cioè come la prendi, si spezza e quindi è molto delicata. E questo qua una cosa ricorrente che penso spesso. Poi è un lavoro legato sull'effimero, in particolare quello dei poster, perché rimangono quanto rimangono, io non lo posso decidere, dipende se questa settimana piove tutta la settimana, è ovvio che viene giù, no? E poi si straccia, si sfalda, strada facendo giorno dopo giorno e non rimane niente, che è un po' l'essenza secondo me dell'uomo, no? Cioè noi siamo qua oggi e domani è un dato di fatto che non ci siamo più, no? Andare in bici sia bellissimo quanto faticoso, perché ci sono dei momenti che dici chi cazzo me lo fa fare, no? Quando andiamo in salita, quando si fanno tanti chilometri. Poi una volta raggiunto l'obiettivo o la meta, quello che vuoi, dici ok, la fatica viene ripagata da quello che ho visto, quello che ho vissuto, eh, ed è un motivo di personale di improvement, no? Di dire ok, ce l'ho fatta, no? È un challenge personale di dire, è di superare i propri limiti. Questo allenamento mentale e fisico della bici è lo stesso allenamento mentale e fisico che uno, poi almeno io, applico nel quotidiano alla mia vita. La utilizzo come sfogo, la utilizzo a livello geografico per scoprire nuovi posti che secondo me solo in bici possono essere scoperti e all'andatura giusta. Questo è lo spazio negativo che a me interessa tanto, no? Quindi il triangolo che vanno a formare due semicerchi, no? E le vecchie mattonelle erano proprio così, cioè erano piene di cerchi interi e su vasta scala ti dava questa specie di triangolo che a me ha fatto sempre no, ha attratto. Questo è perché ho fatto i pallini in realtà e quindi è il riprendere un vecchio pattern che si usa dagli anni 60 o dagli anni 50 anche e rimetterlo in chiave contemporanea. Ma questi qua sono i colori che a me piacciono di più in assoluto, cioè sono i colori che l'azzurro
cielo, il giallo, il rosso, il rosa sono i miei colori, il bianco sono col nero, chiaramente i miei colori preferiti. Cioè, non esco tanto da sta palette. E quello che sto facendo negli ultimi anni, invece di aggiungere colori, sto cercando di togliere. Io dalla Tuscany, cioè, sono rimasto folgorato e proprio per questa cosa qua, perché neanche io mi aspettavo bene, cioè, come impostare il lavoro. In realtà è venuto spontaneamente e penso che quelle scarpe lì, cioè, quando sono tornato ho provato a toccarle, ho aggiunto delle cose che in realtà non ho finito lì, però ho capito questo, che il vero carattere di quelle scarpe e il dipingere su quelle scarpe, il momento giusto era durante il Tuscany Trail e non dopo, né dopo né prima.